Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un progetto solista che riesce a rendere hard rock e heavy metal ancora interessanti. È possibile nei nostri anni '20 suonare hard and heavy in maniera fresca e non nostalgica? Visto quanto il genere ha dato, soprattutto negli anni '80 e poi nel revival a fine anni 2000, verrebbe da rispondere di no. La realtà è che riuscirci è molto difficile, ma c'è lo stesso chi ce la fa, come per esempio gli MJM. Parto dalla mente del chitarrista Michael J. Miller che dona le sue iniziali al nome del gruppo. Il suo ultimo album, 4, uscito un paio di anni fa ma riproposto ora dopo essere passato in sordina a causa pandemia, dimostra di non essere il classico lavoro che si rifà solo al passato. Al contrario, il suono espresso dagli MJM è molto sfaccettato. Mescola un hard rock piuttosto classico a un heavy metal invece moderno, a tratti dissonante e con dei picchi alternativi. Il tutto valorizzato spesso da tastiere spaziali, arcane come anche la copertina suggerisce. Nonostante siano un elemento lontano dal genere del gruppo, in 4 vengono integrate a meraviglia. Già il genere, insomma, risulta molto meno banale di tanti altri. Il vero valore degli MJM sta però nella loro capacità di variare, pur rimanendo se stessi. All'interno della scaletta non ci sono due pezzi che si assomigliano, fatto che a oggi non è per niente scontato, ma 4 risulta lo stesso coeso. È ispirato anche. Al suo interno sono diversi i brani che riescono a spiccare per bontà. Il primo che si può citare è Could It Be, l'ideale singolo di 4 col suo ritornello ipercatturante, unito però a una base bella pesante, quasi orientaleggiante a tratti. Ma anche Dead Crime col suo speed metal indiavolato e dall'anima anni 80, anche al di là del suono più moderno, e Love a Crime, zuccherosa alla maniera dell'hard rock più classico, sanno stamparsi in mente in fretta. Tuttavia, MJM brilla anche da un altro punto di vista, le strumentali. Non è facile scrivere un pezzo che funzioni senza cantato, ma il gruppo di Miller ci riesce e per ben 2 volte. Già la lenta e evocativa Mind Warp è ottima e affascinante, ma il meglio è rappresentato da Feather. Tranquilla, malinconica, senza nulla di metal, avvolge con grande sensibilità. A questo punto c'è da dire che non tutto è perfetto nel disco. Al di là di Since You're Been Gone, una ballad un po' melensa che rappresenta il suo punto basso, 4 pecca soprattutto di inconsistenza. 32 minuti sono un po' pochi, danno l'idea che al disco manchi ancora qualcosa per la perfezione. Ma in fondo non è un grosso problema, anche così gli MJM hanno creato un prodotto orecchiabile, facile da assorbire, anche se lo si ascolta senza troppa attenzione. Certo, forse non è per tutti i palati, se non si è però integralisti del passato a tutti i costi, puoi anche dare a 4 almeno una possibilità, quella che basterà per farti catturare dal gruppo canadese. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100. Anche per questa settimana è tutto. Se ti è piaciuto questo video metti il like, condividilo e commentalo. Puoi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!